La lezione di stasera è dedicata al gioco nell'arte e vedremo tutta una serie di dipinti legati proprio a questo tema, proprio dall'arte antica all'arte contemporanea. Il gioco non è solo fatto da bambini, anzi tutt'altro. Vi mostro solo questa carrellata iniziale per farvi vedere come a giocare siano la regina in questa pittura egizia, oppure si trovano i vari in un dipinto famosissimo di Caravaggio, oppure anche i mosaici medievali, o addirittura c'è chi si è divertito a rappresentare, a giocare non solo gli uomini ma anche gli animali. Platone, un filosofo antico, che ci dice: si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione, proprio perché quando si gioca si è forse anche più liberi, no? Da certi vincoli, da certe impostazioni. E anche Schiller ci dice questo: l'uomo è veramente uomo soltanto quando gioca. E allora andremo alla scoperta di tutte queste persone che stanno giocando e che gli artisti ci hanno rappresentato. Per esempio, il Senet è un gioco, era il gioco che praticavano i faraoni. Come si vede da questi affreschi, è una sorta di dama o di scacchi, come potremmo dire. La figura che qui vedete, le figure che stanno giocando, secondo l'iconografia appunto egizia, è quella di rappresentare l'occhio frontale, il volto di profilo, le spalle frontali, insomma, hanno, lo sapete, dei canoni ben precisi, stereotipati. Questa, per esempio, è un reperto archeologico in cui viene raffigurato appunto ancora una volta questo gioco. È un affresco che è stato rinvenuto nella tomba di Nefertari, si trova proprio nella Valle delle Regine a Luxor, e qui è ritratta proprio la regina, Sua Maestà, intenta a giocare, diceva, a questo gioco. È una sorta di dama, era legata alla sfida contro il destino, diciamo, chi vinceva con questa, diciamo, dama qui, vinceva e sfidava il destino e si guadagnava una vita ulteriore. Ma guardate, sono stati rinvenuti, per esempio, questo tamburo, questa bacchetta e anche questa palla, trovati in una tomba di 5.000 anni fa, dove erano sepolti tre bambini con questi giochi, e i bambini li hanno ritrovati tra l'altro mano nella mano. Questi sono, come veniva spesso diciamo fatto, di inserire oggetti simbolici proprio nelle tombe dei giochi, e potevano avere anche una funzione appunto di talismano, di porta fortuna, e servivano, diciamo, anche per prolungare la vita nel regno dei morti, e quindi questo è anche un esempio che risale, pensate, al tempo anche in cui ci sono tutte le sculture megalitiche di Stonehenge, quindi si parla di 5.000 anni fa, sono stati ritrovati, diciamo, questi oggetti in una tomba. Arriviamo ora per esempio in Grecia e siamo nel 530 avanti Cristo, e si trovano vasi tipo questo che raffigurano una partita, un gioco di dadi tra Achille e Aiace. Stanno proprio intenti, vedete, hanno le loro lance in mano, sono seduti e stanno giocando a dadi. Questa pittura è un vaso con la tecnica a figure nere, lo sapete perché in Grecia sono stati sviluppati nella pittura vascolare, diciamo legata alla produzione ceramica, vari tipi di lavorazioni, no? C'era una tecnica che aveva una tecnica molto raffinata, che era quella a figure nere, vediamo proprio di come è il soggetto dove ci sono Achille e Aiace che giocano a dadi, e vedete il fondo è rosso e poi ci sono le figure nere. In quest'altro caso è la tecnica invece a figure rosse, è una tecnica che attuano successivamente, è una tecnica appunto più tarda, e vediamo appunto in questo caso sono, le figure sono in rosso, mentre lo sfondo del dipinto è in nero. E qui vengono rappresentati questi due eroi dell'Iliade mentre stanno giocando a dadi in una pausa durante una battaglia, no? Perché vedete hanno le lance appunto. Notate come la posizione sia rigorosamente simmetrica, vedi, e vanno a formare, vedete, anche un triangolo.
E anche le vesti, no, di questi personaggi nel vaso sono incise, hanno minuscole incisioni che ci rappresentano proprio veramente una raffinatezza. Ecco, qui potete vedere una curiosità, la lavorazione appunto di un vaso, di come venivano prodotti e una curiosità, se voi guardate la nomenclatura dei vasi, delle parti di un vaso, scoprirete che c'è una perfetta analogia con le parti del corpo umano. Non a caso, lo sapete, no? In Grecia si prendeva a riferimento la figura umana sia come proporzione metro proporzionale, sia la testa che era un ottavo del corpo, ma anche proprio la figura umana anche veniva messa in relazione all'architettura, ma anche a tutto quello che producevano. Non a caso, guardate l'analogia che vi dicevo, si parla di piede, si parla di pancia di un vaso, si parla di spalla di un vaso e questa parte qui, l'anca è questa, il collo, vedete, è questa parte superiore, il labbro del vaso e la bocca del vaso. Questo per farvi vedere come l'uomo fosse anche in Grecia il metro di misura per tutte le cose. Qui trovate un altro vaso a figure rosse, questa volta con un bambino, guardate, che sta giocando sull'altalena, lo stanno spingendo sull'altalena, quindi anche il gioco dell'altalena è un gioco antichissimo.